Volete vedere un marina e un posto veramente particolare? Seguitemi, oggi vi mostro Marina di Teulada. In questa puntata di Marina d'Italia parliamo di Marina di Teulada e della punta più meridionale della Sardegna, un altro di quei posti meravigliosi che noi abbiamo nel nostro paese. Questo è un posto veramente meraviglioso. Considerate che stiamo all'estremo sud della Sardegna. Se voi partite da Marina di Teulada e andate dritti non incontrate niente se non mare, mare, mare fino ad arrivare in Algeria. Invece se quando uscite andate a dritta o andate a sinistra trovate un paradiso fatto di tante calette una dopo l'altra, una più bella dell'altra, come state vedendo in queste immagini. Qui ci potete passare tranquillamente tra 1 e 2 settimane andandovene in giro e trovando ogni giorno un posto nuovo. Il posto non è privo di problemi, ma adesso ve ne elencheremo uno dopo l'altro. Vi premetto, questo è un posto che voi o amate o odiate. Perché? Perché se voi cercate i marina con tanti negozi, con la vita mondana, come si vedono in Nord Italia, beh, questo non è il marina giusto. Qui negozi non ce ne sono, vita mondana meno che meno, qui c'è soltanto mare, vento, barche. Questo è quello che voi trovate a Marina di Teulada e tanta pace. È un porto dove il 90% delle barche sono da velisti, perché qui si arriva con la propria barca, non ci sono società di charter, qui si naviga finché non si arriva a Marina di Teulada. Marina di Teulada fa parte del network di Marine D. È un network di 14 marine ad oggi con un programma di arrivare a 21 marine. Pensate, sono 6.000 posti barca, 5.800 e qualche cosa posti barca in 14 marina diversi sparsi per tutta Italia. Il fatto che sia un marina di Marina D è importante perché, che vi posso dire, qui per esempio se voi fate un contratto di affitto di un posto barca in questo marina, voi avete la possibilità poi di andare a passare 4 mesi dell'anno che avete preso in tutti gli altri marina del network. Io posso stare 8 mesi qua e poi posso stare 2 mesi a Villa Simius, 1 mese a Cagliari e un altro mese se voglio a Balestrate in Sicilia. E questo è veramente un bel vantaggio. Un'altra caratteristica del network di Marine D è la guardiania. Tutti i porti del network hanno una guardiania 24 ore, il che significa che se voi arrivate in questo marina alle 2 della mattina, cioè in piena notte, ci sarà qualcuno pronto ad accogliervi, indicarvi il posto barca e darvi una mano a ormeggiare. Stessa cosa se decidete chiaramente di partire. Nel caso in cui doveste arrivare qui via terra, e non essendoci società di charter non è un caso così comune, potete prendere la nave da Napoli o da Civitavecchia. In tutti e due i casi ci mettete tra le 13 e le 15 ore, dipende dalla società di navigazione che scegliete. Una volta arrivati a Cagliari, con 1 ora e mezzo di macchina siete qui a Marina di Teulada. Marina di Teulada, i servizi che vi offre sono chiaramente i servizi che offrono tutti i marina, perciò in banchina avete acqua e elettricità. A terra avete tutti i servizi, quello che manca, ed è una mancanza che si sente, è il distributore di benzina. A Marina di Teulada non c'è la possibilità di fare gasolio, quindi quando arrivate qua il consiglio è fate gasolio prima, arrivate qui con i serbatoi pieni, tanto una volta che avete il serbatoio pieno potete fare diverse centinaia di miglia prima di aver bisogno di fare rifornimento, quindi il problema è sapendolo a priori è abbastanza ovviabile. Detto questo, io andrei adesso a intervistare invece il direttore del Marina, che è Barbara Lai, che potete sapere è la prima donna italiana a dirigere un marina privato e sarà lei a darci tutta un'altra serie di informazioni sia sul marina che sui luoghi che abbiamo intorno al marina e che possiamo andare a visitare. Andiamo a conoscere Barbara Lai. Ciao Barbara. Ciao Maurizio.
Barbara Lai, direttrice della Marina di Teulada, è la prima donna in Italia a dirigere un marina privato. L'abbiamo invitata a parlare con noi perché vogliamo che lei ci parli un pochino del porto che dirige e un pochino delle cose che possiamo andare a vedere qui intorno. Cominciamo subito, mi dici rapidamente che fondale avete qui in marina? Allora, partiamo da un fondale di profondità di 1 metro fino ad arrivare ai 7 metri. Perfetto, e all'ingresso? All'ingresso abbiamo 8 metri di fondale. 8 metri, cioè un bel fondale importante. Che grandezza di barca? Barche, partiamo da barche del minimo di 5 metri, arrivare a 35 metri di barca. Benissimo. Come vedete nelle immagini, la maggior parte di queste barche sono barche a vela. Questo è un porto da velisti, un porto da navigatori. Qui ci si arriva con la propria barca navigando. Venti. I venti predominanti sono nord-ovest e sud-est. Cioè questo asse qua. Questo asse qua, e come potrai ben vedere, ci sono i pontili posizionati in maniera trasversale a questi 2 venti, in modo tale che gli ormeggi siano facili e semplici. Perfetto, perché quando voi arrivate, se c'è un vento o l'altro di quelli dominanti, voi ormeggiate sempre sul letto del vento, per cui o l'avete a poppa o l'avete a prua e tutto diventa molto più semplice. Ma io ho anche il servizio ormeggiatori e guardiania 24 ore. Assolutamente sì, un cliente può chiamare qualsiasi ora, noi siamo disponibili. Sul canale? Sul canale 9. Benissimo. E noi gli diamo assistenza sia a terra che col gomone. Benissimo, abbiamo visto quali sono i venti dominanti, ma quali sono i venti che mi possono dare fastidio? Il vento da sud e il vento da ostro, che creano una leggera risacca in porto, però senza problematiche. Però siccome hai una profondità di 8 metri, anche se c'è mare grosso, comunque venti, io entro lo stesso senza nessun problema. Bene, hai dei consigli per chi approccia il porto? Noi generalmente abbiamo l'abitudine di avvisare i nostri clienti di stare distanti almeno 10-15 metri dalla diga di sopraflutto. E quella è una cosa normale, sì, insomma. Meglio certo. sempre farglielo presente. Sì. Poi c'è a chi arriva da ovest, che è navigazione da ovest, sta arrivando qua al porto di Teulada, Punta Niedda, 50 metri di distanza, in maniera tale che si lasciano certe insabbiature che si trovano in prossimità della punta. Punta Niedda sta lì, per cui dovete fare il giro largo. Voi qui avete un problema abbastanza grandicello, insomma, che è il poligono militare. Allora, il poligono militare, che si estende a partire proprio da lì, da quel punto lì in poi, sono diverse miglia nautiche intorno a questo capo e vengono usati dall'esercito per l'addestramento militare, cioè per sparare. E chiaramente quando poi si spara, voi da quella zona non potete navigare. Però, siccome sono coscienti che questa comunque è una zona turistica, hanno trovato un compromesso appunto con il turismo. Che compromesso hanno trovato? Diciamo più che compromesso, diciamo che sono molto tolleranti, nel senso, da quando terminano le esercitazioni, cioè dal 15 di giugno al 15 di settembre, loro consentono ai diportisti la navigazione. Poi luglio e agosto sono talmente, diciamo, tolleranti che ci permettono anche di stare in rada con cautela e rispetto. Benissimo, infatti io l'ho visto che ci sono delle barche che sono in rada, però attenzione, voi state in rada perché loro sono tolleranti, non perché voi potete farlo. Ricordate, siamo in Italia e qui abbiamo le leggi, abbiamo le regole, ma abbiamo anche questa cosa meravigliosa che si chiama tolleranza, per cui se la cosa non è pericolosa la facciamo, ma la facciamo con cautela. Che vuol dire? Punto primo, non scendiamo in spiaggia. Ecco, qui il divieto assoluto è quello di scendere in spiaggia. Se scendete in spiaggia vi assicurate che vi vengono a prendere e vi mandano via. State un po' lontani dalla spiaggia, non date troppa catena, in modo che quando vedete arrivare la motovedetta dell'esercito che sta uscendo in questo momento dal porto o la motovedetta della guardia costiera, con poco alzate la catena e vi allontanate. Solitamente non vi fanno multe, quello che fanno, vi si avvicinano e vi pregano gentilmente di andare via perché lì non si può stare. Infatti, Maurizio, io consiglio sempre a chi va in quelle aree lì, tenete acceso il VHF sul canale 16 per qualsiasi tipo di comunicazione che la capitana di porto o la motovedetta dell'esercito può fare e farvi. Certo, perché loro possono arrivare sul 16, chiamare tutti quanti e dire per favore allontanatevi. E chiaramente vi dovrete allontanare, perché poi se non lo fate a quel punto vengono e vi fanno la multa. A questo punto io andrei e Barbara ci guiderà alla scoperta delle cale che ci sono da andare a vedere qui intorno, che sono tante, noi non ve le faremo vedere chiaramente tutte, sono tante e sono molto belle. Poi per l'approfondimento speriamo che nei prossimi mesi di fare un video portolano proprio in questa zona e a quel punto vi faremo vedere veramente tutto. Seguitemi, vogliamo andare Barbara? Andiamo.
Ho navigato e sono arrivato fino a Marina di Teulada e devo dire che mi piace tanto, è un posto molto molto carino, ma io non vorrei rimanere bloccato qui dentro, vorrei anche andare a vedere qualcosa in giro. Perfetto Maurizio, allora noi ti diamo la possibilità di noleggiare lo scooter, noleggio auto, trasferimento con la linea urbana e poi eventualmente noleggio con conducente. Perfetto, ampia scelta. E invece adesso andiamo a vedere, se io esco qui dal porto, mi dai 2 o 3 cale che sono qui intorno che io posso andare a vedere? Allora, facciamo così, noi siamo qua ad ovest, che abbiamo la zona militare. La prima cala ti suggerirei Porto Scudo. Porto Scudo, che è una cala veramente molto bella e anche molto profonda. Siamo a circa 3 miglia? Sì, facilissimo, esatto. Ce lo dico Poi veloce. A 4 miglia abbiamo Porto Zafferano, Cala Zafferano. Cala Zafferano è una cala particolarmente bella, la trovate su tutti i Deplian di questa zona. In fondo ha una bellissima spiaggia, ma attenzione, ricordatevi che sulla spiaggia non ci potete andare. Ed è riparata? Esatto, sono tutte ridossate da venti da ovest, nord-ovest e nord-est. Perciò quarto e primo quadrante. E invece se io mi voglio ridossare a secondo quadrante? A sud-est ti direi Piscini, che è una bellissima cala lo stesso, e stai abbastanza ridossato, e lì siamo intorno ai 3 miglia e mezzo. E lì è un altro posto veramente bello che vale la pena di andare a vedere. E da lì? Allora da lì poi ti direi Porto Malfatano e la famosissima Tuareda. Perfetto, Porto Malfatano e Tuareda stanno proprio attaccate una all'altra, uscite da una e entrate nell'altra. La prima è molto profonda, per cui dà un ottimo riparo, l'altra è veramente molto molto bella. E qui sono riparato? Nord-est. Sì, lì proprio nord, nord-est e anche nord-ovest, a Malfatano anche a nord-ovest sono riparato. Perché è insenatura, sì. Perfetto, viste le cale, invece adesso andiamo a vedere come fare il rifornimento, ma non il rifornimento del carburante che qui non c'è, andiamo a vedere come rifornirci di generi alimentari. Quando arrivo in un porto il mio problema è sempre lo stesso, fare cambusa. Marina di Teulada si è organizzata con 2 supermercati, questo dove ci troviamo adesso che è il Conad e un altro che sta sulla piazzetta principale di Teulada che è un Sidis, tutti e 2 sono ben riforniti, tutti e 2 hanno il reparto fresco e poi tutto quello che vi può servire in barca, ma soprattutto tutti e 2 hanno un servizio per noi estremamente utile. Voi li chiamate l'uno o l'altro dal Marina, loro vengono in marina, vi prendono, vi portano qua, voi fate la spesa, comprate quello che volete, loro poi vi riportano in marina con la vostra spesa e il servizio è gratuito. E penso che con questo abbiamo risolto il problema cambusa a Marina di Teulada. E dopo aver visto dove andare a fare cambusa, invece vediamo dove poter andare a mangiare al ristorante. Noi ne abbiamo visti 2, il primo sta qui, eccolo qua. Sta dentro la Marina di Teulada ed è proprio in armonia con il porto. Qui un ragazzo di 20 anni sarà contentissimo perché le loro porzioni sono veramente enormi. Poi invece ieri sera siamo andati a Teulada, che sta a 6 km dal porto, e abbiamo mangiato al ristorante Da Stefano, ve lo consigliamo, abbiamo mangiato veramente molto bene. Detto questo, io penso che vi ho detto un po' tutto quello che c'era da sapere su Marina di Teulada, avrete capito che a me il Marina piace molto e devo dire mi ha anche emozionato perché io qui dopo tantissimi anni ho ritrovato una delle barche che costruivo tanti anni fa. Era il Diva 40 e l'esemplare che sta qua si chiama Tucana. Chiusa questa parentesi del tutto personale di cui mi scuso, io vi ringrazio per l'attenzione, spero di rivedervi alla prossima puntata di Marina d'Italia e vi do appuntamento con SVN Solo Veranet.